Amici, dimenticate tutto quello che sapete sull'acqua e limone. Pensate che sia solo una bevanda detox alla moda? Vi sbagliate di grosso. Per 30 giorni ho fatto un esperimento che ha letteralmente ribaltato la mia routine mattutina e ha toccato aspetti del mio benessere a cui non avrei mai pensato. Dalla pressione ballerina al risveglio, all'energia per affrontare la giornata, fino a segreti insospettabili legati al nostro stress e persino all'umore. Preparatevi, perché quello che ho scoperto bevendo acqua e limone con un ingrediente segreto vi sorprenderà. Restate con me fino alla fine, perché vi svelerò come questa semplicissima abitudine potrebbe essere la chiave per sentirvi finalmente al meglio. Un piccolo appunto, amici. Ricordate sempre che quel che vi racconto è solo a scopo informativo. Per ogni dubbio o questione di salute, la persona giusta a cui rivolgervi è sempre il vostro medico curante. Mi raccomando, la salute prima di tutto. Allora, siete curiosi di scoprire questo segreto? Mettete un bel like a questo video e se non volete perdervi altri trucchetti e consigli che vi semplificheranno la vita, iscrivetevi al canale. Ah, e non siate timidi, lasciatemi un commento. Mi fa sempre piacere sapere cosa ne pensate e creare insieme questa bella community di persone che si supportano a vicenda nel meraviglioso, e a volte un po' bizzarro, viaggio della vita. Ciao a tutti, amici! Oggi vi svelo un segreto super interessante. Cosa succede se vi fate una bella bevanda con acqua e limone ogni singolo giorno per un mesetto? Sentite un po', siamo sempre lì a parlare di pressione alta, che giustamente è una cosa seria, ma quasi nessuno si ricorda della pressione bassa, quella in cui il nostro corpo ha un po' poca benzina nel serbatoio, cioè poco volume di sangue. Pensateci un attimo. La mattina, appena aperti gli occhi, il nostro volume di sangue è al minimo storico rispetto a quando finiamo la giornata. E se questo volume è un po' scarico, capita che alzandoci di scatto ci giri la testa e magari la pressione è un po' ballerina verso il basso. Facciamo un paragone un po' azzardato. Prendete un atleta super allenato e confrontatelo con una persona che preferisce il divano alla palestra. L'atleta ha circa il 50% di sangue in più in circolo. Capite bene che quando andate a fare sport la potenza non sarà la stessa e magari vi sentite un po' giù di corda. Io, personalmente, non amo bere subito appena sveglio. Di solito se bevo liquidi al mattino non mi sento proprio al top. Un caffè ci sta, ma per il resto preferisco aspettare il pomeriggio. E finalmente ho capito l'arcano e voglio condividere la soluzione con voi. Se bevete solo acqua, specialmente al mattino quando il vostro volume di sangue è al minimo, è come se andaste a diluire i vostri preziosi elettroliti, in particolare il sodio. E questo, amici miei, è un vero e proprio errore perché vi sentirete ancora più disidratati. Non è solo l'acqua a far aumentare il volume del sangue, ma serve anche un pizzico di sale, che farà da calamita per trattenere l'acqua nel vostro circolo sanguigno. Quindi, un semplice pizzico di sale marino con un po' di limone può farvi sentire molto meglio, soprattutto se lo fate per 30 giorni e, udite, udite, anche un'oretta prima di fare attività fisica. Qualcuno potrebbe addirittura trovarsi meglio con un pizzico di sale in più. Ma non finisce qui. Diamo un'occhiata al nostro orologio biologico, il ritmo circadiano. Sapete qual è il momento della giornata in cui il cortisolo, l'ormone dello stress, è al suo picco massimo? Alle 8 del mattino. E indovinate un po'? Il sodio può abbassare i livelli di cortisolo. Ecco perché alcuni guru del benessere consigliano un pizzico di sale prima di dormire, per abbassare il cortisolo e dormire come ghiri, pronti ad affrontare la giornata con meno stress e con una glicemia più stabile, visto che il cortisolo può anche smuovere lo zucchero dal fegato. Quindi, riassumendo, un po' di sale al mattino può aiutarvi a iniziare la giornata più zen e con la giusta quantità di liquidi per avere l'energia necessaria, fare attività fisica
e non sentirvi leggeri se vi alzate un po' troppo velocemente. Un vero toccasana. E che sale usare? Io vi consiglio un pizzico di sale marino integrale dell'Himalaya. Oppure, se siete tipi da pressione alta e volete fare il pieno di potassio e magnesio, provate il sale Baja Gold, che ha meno sodio e più minerali. Ma ora veniamo alla star dello spettacolo. Il limone. Se usate un limone fresco, tagliatelo a metà e spremetelo tutto nel vostro bicchiere. Avrete il succo di un limone intero, ricco di vitamina C, un vero toccasana per la pelle e un super antiossidante per le vostre arterie. Certo, avere sempre un limone fresco a portata di mano non è sempre praticissimo e una bottiglia di succo di limone in frigo è una manna dal cielo. Però, mi raccomando, scegliete sempre succo di limone biologico o limoni biologici, perché i pesticidi non sono proprio l'ingrediente segreto che vogliamo in questa bevanda. E tenete presente che i limoni e i lime tendono ad assorbire i pesticidi all'interno. Ma i benefici del limone non finiscono qui. Contiene acido citrico, un vero alleato contro i calcoli renali perché si lega con l'ossalato e ne riduce la formazione. Il limone è anche un amico dei reni perché può aiutare a ridurre l'incidenza della gotta abbassando l'acido urico. E non dimentichiamoci dei fitonutrienti presenti nel limone, che supportano le fasi 1 e 2 della detossificazione del fegato, aiutandovi a smaltire le schifezze. Il limone agisce anche sulla bile, rendendola più fluida grazie alla sua acidità, il che può aiutare a prevenire i calcoli biliari e a dare una mano al fegato nel suo lavoro di pulizia. La combo limone e sale è una vera bomba per la digestione. Stimola gli enzimi e i succhi gastrici, facilitando tutto il processo. Le proprietà del limone possono anche aiutare a tenere a bada il colesterolo e grazie ai suoi antiossidanti proteggono le arterie, riducendo il rischio di problemi al cuore. E udite? Udite! I polifenoli del limone aumentano la diversità del microbioma intestinale. I vostri amici batteri dell'intestino vi ringrazieranno. Inoltre, limone e sale hanno anche proprietà antimicrobiche e per chi soffre di anemia, il limone può aiutare ad assorbire meglio il ferro presente nei vegetali. Un piccolo consiglio extra. Se siete soliti ai calcoli renali, aggiungete anche un po' di magnesio e potassio alla vostra routine. Però, attenzione, se bevete acqua e limone per un periodo prolungato, l'acidità potrebbe rovinare lo smalto dei vostri denti. Quindi, usate una cannuccia e sciacquatevi bene la bocca con acqua dopo aver bevuto. Io, ad esempio, bevo la mia acqua salata e limone subito dopo il caffè del mattino. E a volte faccio una cosa un po' estrema, ma super salutare. Prendo un limone biologico intero, buccia e semi compresi, lo frullo con un bicchiere d'acqua e aggiungo un pizzico di sale marino. Nella buccia e appena sotto ci sono un sacco di bioflavonoidi super benefici. Se l'acqua salata e il limone vi sembra un po' troppo acidella, potete aggiungere un paio di gocce di stevia liquida e trasformarla in una limonata super salutare che piacerà anche ai vostri bimbi. E per i più avventurosi c'è chi aggiunge anche un cucchiaio di aceto di mele per una carica extra. Comunque questo era il mio piccolo consiglio per oggi. Provate e fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Alla prossima! Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio!